Frefi Radio, sono Giulia Bianconi dall'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ho il piacere di avere qui con me Gianfranco Rosi. Buongiorno. Buongiorno, il regista di Sotto le nuvole, uno dei 5 film italiani in concorso quest'anno alla mostra. Com'è questo ritorno alla Mostra del Cinema di Venezia con un film che è un racconto di Napoli? Cos'è la terza volta in concorso, perché con Sacco Gra, con Notturno e poi con questo film qua, quindi è la terza volta che affronto il concorso con un documentario, questo c'è da dirlo, quindi è sempre un privilegio enorme pensare che con un documentario, insomma un film piccolo, io giro da solo con un assistente, così si confronti poi col cinema, no? Mondiale. Quindi per me è sempre un privilegio enorme essere qui a Venezia e soprattutto in concorso. Come nasce Sotto le nuvole, che è appunto un racconto in bianco e nero, quindi si torna un po' alle origini del suo... da Boatman, bianco e nero è stata una delle prime necessità, insomma, quando prima di scrivere addirittura la sinossi, per cui non è mai stato scritto una sceneggiatura del film, perché io improvviso, poi nei luoghi, i miei film nascono da degli incontri, e durante il periodo che ho passato 3 anni tra i Campi Flegrei e il Vesuvio, riprese, incontri nell'arco di questi 3 anni, da lì si sviluppa il film. Il bianco e nero è stata quasi un'intuizione, una necessità, era come cercare di proteggermi anche, no, da tutte quelle che sono un po' le idee su una Napoli che ormai appartengono un po' non voglio dire lo stereotipo, però spesso un luogo comune, quindi la sfida del film era un po' sradicare questi lagoni e trovare una Napoli così che avesse un'altra voce, che una voce probabilmente di una Napoli meno conosciuta. E la voce di Napoli noi la scopriamo attraverso una serie di voci di personaggi. Una serie di personaggi che sono i Vigili del Fuoco, Maria, archeologa del Man, Titti, questo maestro che lavora con gli studenti nel pomeriggio nell'idropoteca del suo negozio, un procuratore, insomma questi personaggi che ho incontrato nell'arco di 3 anni di frequentazione di quei luoghi. Appunto, prima diceva, noi siamo abituati a vedere oggi una Napoli più colorata, più rumorosa, piena di turisti, no? La Napoli di oggi è diversa rispetto a quella del passato. Questo è un film che invece ci racconta una memoria... Sì, racconta degli spazi di una Napoli che è legata a un confine labile della memoria, che forse è un confine tra quello che è, quello che è stato e quello che potrebbe essere. Questi sono i 3 elementi su cui il film gioca. E poi questo costante senso di spazio tra il passato e il presente, quindi questa sospensione del tempo. Nel film c'è anche la circonvesuviana, che sembra come essere un po' una macchina del tempo che ci porta attraverso le storie anche alla storia e allo spazio. E a un certo punto del film c'è una luce, la luce illumina dei dettagli delle statue e viene detto proprio quanto quella luce vada a coglierne i dettagli. Questo è quello che poi fa lei anche attraverso la macchina da presa, sì, attraverso i suoni, attraverso i racconti, attraverso le voci. A volte ci sono protagonisti nel film che non ho mai usato, soltanto delle voci senza i corpi, no? Attraversano il centralino dei Vigili del Fuoco, e quindi sono varie forme di racconto nel film, ci sono vari approcci narrativi. Il suono è stato fondamentale, la colonna sonora del film, il lavoro sul montaggio sonoro, il lavoro su cercare ogni volta un linguaggio diverso che trasformasse la realtà in qualcos'altro. Questo per me è stato fondamentale, proprio cercare sempre di trasformare la realtà, no? Quindi non basta osservare qualcosa, ma far sì che questa osservazione si trasformi in qualcosa anche di universale. Quindi sotto le nuvole c'è il Vesuvio e non solo, come diceva Jean Cocteau. Sì, come dice Cocteau, quando Cocteau, questa frase meravigliosa di Cocteau che dice il Vesuvio fabbrica tutte le nuvole del mondo, diventa questa macchina che sembra appunto produrre queste nuvole che poi da Napoli
si allargano nel mondo, nei cieli del mondo, e quindi mi fa sempre pensare che Napoli è il mondo, no? Che Napoli ha un contatto universale col mondo. Grazie a Gianfranco Rosi, grazie a voi. il regista di Sotto le nuvole, film italiano in concorso quest'anno all'82esima Mostra del Cinema di Venezia, che poi arriverà nelle sale il 18 settembre. Il 18 settembre in 2 cinema. Speriamo che non siano solo i due che vediamo poi nel film, che è un racconto anche quello di memoria. Grazie, io sono Giulia Bianconi per Fred, The Festival Insider.